Oggi torniamo a sorvolare una delle aree vulcaniche più monitorate e discusse al mondo, il cuore pulsante dei Campi Flegrei. Un territorio che continua a cambiare sotto gli occhi di tutti, lentamente in alcuni giorni, ma in maniera improvvisamente intensa in altri. Un saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno attraverso le nostre dirette continue dalla Fumarola Pisciarelli, a chi monitora con noi i sismografi in tempo reale e a chi invece è arrivato oggi su questo canale per capire cosa sta realmente accadendo all'interno della caldera flegrea. Noi continuiamo a fare quello che facciamo da anni: documentare il territorio senza filtri, senza tagli e senza narrazioni costruite. Mostriamo immagini reali, riprese effettuate con i nostri droni e monitoraggi quotidiani direttamente sul posto. Perché qui ai Campi Flegrei basta alzare lo sguardo per capire che qualcosa sta cambiando davvero. Il suolo continua a deformarsi, le scosse continuano a interessare la popolazione, il degassamento aumenta e le fumarole stanno modificando il loro aspetto in maniera sempre più evidente. Prima di iniziare vogliamo ringraziare tutti coloro che sostengono il nostro lavoro. Grazie a chi segue le nostre live 24 ore su 24 con webcam e sismografo indipendente installato vicino alla Fumarola Pisciarelli, e grazie anche a chi ci supporta tramite Buy Me a Coffee. Ogni contributo ci permette di mantenere operative le telecamere, i droni, i sistemi di monitoraggio e tutta la strumentazione che utilizziamo quotidianamente sul territorio flegreo. Oggi, lunedì 11 maggio 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio aereo partendo ancora una volta dalla Fumarola Pisciarelli. Ed è impossibile non notare come negli ultimi giorni il degassamento sia aumentato in modo impressionante. La bocca fumarolica appare visibilmente modificata rispetto ai mesi scorsi, più larga, deformata e con una pressione interna che sembra crescere continuamente. All'interno della struttura si distinguono chiaramente due punti principali di emissione, con vapori che fuoriescono in maniera estremamente violenta e continua. Durante la notte appena trascorsa, gran parte della conca di Agnano è stata invasa da una densa coltre di vapori vulcanici. Molti potrebbero scambiarla per semplice nebbia, ma non si tratta affatto di nebbia. Si tratta di vapori vulcanici ricchi di gas che, invece di disperdersi verso l'alto, vengono spinti verso valle a causa delle condizioni atmosferiche e dell'enorme pressione del degassamento. Ed è qui che nasce la vera preoccupazione. Secondo quanto spiegato anche dagli studi scientifici e dai monitoraggi effettuati negli ultimi anni, questi vapori non hanno più una composizione prevalentemente idrotermale come accadeva in passato. Oggi una parte importante dei gas emessi proverrebbe direttamente dalla risalita di fluidi magmatici profondi e dall'interazione del magma con le rocce presenti nel sottosuolo. Questo significa che all'interno di queste emissioni possono essere presenti concentrazioni elevate di anidride carbonica, idrogeno solforato e altri composti estremamente pericolosi per l'uomo. L'anidride carbonica, ad esempio, è un gas invisibile e più pesante dell'aria. Quando si accumula nelle zone basse, può ridurre drasticamente la quantità di ossigeno presente, creando condizioni potenzialmente letali, senza che una persona se ne renda immediatamente conto. L'idrogeno solforato, invece, oltre al fortissimo odore di zolfo, ad alte concentrazioni può provocare irritazioni, difficoltà respiratorie, perdita di coscienza e, nei casi più estremi, anche conseguenze gravissime. Ed è proprio questo il motivo per cui continuiamo a monitorare costantemente l'area, perché il comportamento della fumarola sta mostrando variazioni che non possono essere ignorate. Oggi la Fumarola Pisciarelli si presenta in pienissima attività di degassamento. I vapori vengono espulsi con enorme energia e in alcuni momenti sembrano quasi esplodere verso l'esterno. Anche dal punto di vista sismico, qualcosa continua a muoversi. Da diversi giorni stiamo registrando una microsismicità crescente e chi vive nei Campi Flegrei percepisce chiaramente questi continui tremori che si ripetono durante la giornata e soprattutto nelle ore notturne. Abbiamo misurato la temperatura della Fumarola Pisciarelli, che oggi risulta essere di 109,4 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo anche il grafico aggiornato, con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti, perché monitorare l'evoluzione termica delle fumarole è fondamentale per capire eventuali variazioni del sistema idrotermale e vulcanico. Successivamente ci siamo spostati verso il cratere Solfatara,
Anche qui il degassamento continua a essere molto intenso, ma appare più costante e meno impulsivo rispetto a Pisciarelli. Un dato che però ci ha colpiti particolarmente riguarda le pozze di fango, che risultano ormai completamente asciutte. Un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che invece mostra ancora una volta quanto il sistema stia cambiando rapidamente. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta essere di 186,7 gradi centigradi. Anche in questo caso vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con le temperature registrate negli ultimi giorni. Ma adesso vogliamo parlare di una notizia che sta facendo discutere moltissimo la popolazione flegrea. Una situazione che per molti cittadini appare come un vero paradosso. Mentre il territorio continua a sollevarsi, mentre le scosse aumentano e mentre perfino alcune infrastrutture stanno subendo danni a causa del bradisismo, il comune di Pozzuoli ha deciso di avviare il progetto per portare il gas metano a Pozzuoli Centro. E qui nasce una domanda inevitabile. È davvero questo il momento giusto per interrare nuove tubazioni del gas in una delle aree più instabili dei Campi Flegrei? Secondo quanto riportato, parte di queste condutture dovrebbe passare proprio sotto la tratta della Cumana, una linea ferroviaria che attualmente sta vivendo enormi criticità proprio a causa delle deformazioni del suolo provocate dal bradisismo. Ricordiamo infatti che Pozzuoli Centro rappresenta uno dei punti di massimo sollevamento dell'intera caldera e che dal 2005 il suolo si è innalzato di circa 164 cm. Stiamo parlando di oltre 1,5 metri di deformazione del territorio. E allora la domanda diventa ancora più seria. Queste infrastrutture saranno davvero progettate per resistere a deformazioni continue del terreno e a possibili eventi sismici? Verranno effettuati controlli costanti per evitare perdite di gas potenzialmente pericolose? Perché qui non stiamo parlando di una zona stabile. Stiamo parlando di una caldera vulcanica attiva che continua a muoversi ogni giorno. Molti cittadini penseranno che finalmente Pozzuoli avrà un servizio moderno e sicuramente più comodo rispetto alle bombole di gas. Ed è vero, questa è la motivazione ufficiale che viene data. Ma molti si stanno facendo anche un'altra domanda. Perché proprio ora? Perché scegliere questo momento storico, con il bradisismo in piena evoluzione, per avviare un progetto simile? C'è chi collega tutto questo anche alla trasformazione del rione Terra e ai grandi eventi previsti nei prossimi anni, con investimenti turistici sempre più importanti nella zona. Ma intanto la popolazione continua a convivere con scosse, deformazioni del suolo e degassamento crescente. Noi ovviamente continueremo a monitorare tutto sul territorio, documentando ogni cambiamento senza creare allarmismi inutili, ma senza nemmeno nascondere ciò che sta accadendo realmente. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Secondo voi è giusto installare nuove condutture del gas in una delle aree più delicate della caldera flegrea? Oppure sarebbe stato più prudente attendere l'evoluzione del bradisismo? Noi continueremo a portarvi immagini reali dai Campi Flegrei ogni giorno, direttamente dall'alto e direttamente dal territorio. Grazie ancora a tutti voi per il supporto incredibile che date ogni giorno a Solfatara News. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e restate connessi alle nostre dirette live 24 ore su 24 dalla fumarola Pisciarelli. Perché qui ai Campi Flegrei il paesaggio cambia continuamente e quello che oggi sembra normale, domani potrebbe non esserlo più.